Ciao a tutti da Sergionet. Finalmente, dopo diverso tempo, mi sono fatto convincere da Leonardo, un amico che saluto, a provare questo pick-up. Ora, più che un pick-up, è una vera e propria bestia, non so se l'avete vista. Pensate che ha una lunghezza di 5,5 metri, una larghezza che sfiora i 2 metri e un'altezza è praticamente quanto è me che sono 1,80 m. A prima vista sembra mastodontica. Fu prodotta dalla Toyota soprattutto per il mercato nordamericano e la serie che abbiamo qui in Gran Turismo è la seconda, ovvero la XK50, prodotta tra il 2007 e il 2021, quindi per un bel pezzo, erano prodotti diversi. Ad essere tutti onesti, non volevo né comprarla e manco provarla, perché sinceramente mi sembrava fuori luogo rispetto al gioco, però poi alla fine ho pensato, vabbè, un giro bisogna farlo e quindi mi sono lasciato convincere da Leonardo e l'ho comprata per provarla però a Tokyo. Ora, sicuramente si può provare anche a Le Mans, però per ora mi limito di andare a Tokyo, mi limito con Tokyo. Allora, partiamo subito però con l'acquisto, dove l'acquistiamo e dove sempre. Per le macchine nuove andiamo in Brand Central, quindi andiamo in Toyota perché è una marca, è una macchina della Toyota e la troviamo qui, vedete già è mastodontica rispetto alle altre. Pensate nella realtà come deve essere. Vabbè, anche Martin ci dice che è uno di quelli più importanti, di quelli che sono nella casa della Toyota. Addirittura dice che potrebbe essere un discorso a livello agonistico come gare è stata fatta anche per quello. Comunque, vabbè, ciancio alle bande, invece bando alle ciance, la compriamo. L'ho comprata azzurrina, ma poi come avete visto ho cambiato un po' la livrea anche perché insomma non mi piaceva granché. Non è che ho fatto una gran livrea, però insomma, vabbè, aspetto per divertirsi, dai, l'importante è quello. Allora, dopo averla comprata andiamo in GT Auto e in GT Auto facciamo un po' delle modifiche. Partiamo con la carrozzeria larga, la allarghiamo un po', che mi sembrava poco larga, sono 2 metri, dai, facciamo un po' più larga ancora. Vabbè, dai. Poi starocchiamo il nostro motore, 500.000 crediti, e gli mettiamo un bel motore così almeno diventa ancora più mastodontico e potente. Ora, dopo aver fatto ciò, passiamo all'altra parte, la personalizzazione. Partiamo dalle ruote. Ruote potete mettere quelle che volete. L'importante è che appunto mettete, che sennò sono abbastanza inguardabili, almeno 22 pollici. Ho messo 22 pollici, il cerchione largo e l'eccentricità larga. Dopodiché andiamo nelle parti personalizzate, l'avantreno, ma ho messo tipo A, mi piaceva questo qui. Nei fianchi c'è solo il tipo A, quindi di conseguenza metto solo il tipo A. Retrotreno tipo A, l'ho lasciato fare così. E l'alettone non c'è, di importanza si vede, ne faremo a meno. Neanche la gabbia di sicurezza è installabile, quindi andiamo avanti e passiamo a negozio della messa a punto, così almeno prendiamo quello che ci serve per impostare l'auto. Allora, riduzione peso fase 1, sì perché va un po' alleggerita. Per Tokyo servono le sport dure, quindi le compriamo. Andiamo avanti, di qua prendiamo sicuramente la riduzione del peso fase 2, poi la zavorra e il limitatore di potenza io lo metto sempre, tanto per 1200-1300 crediti ci si può stare. Passiamo oltre al semicorsa e di quello che manca compro il turbocompressore a regimi elevati o a regimi, si può dire alla stessa maniera, la frizione al volano da corsa no perché sono semisportive, metto le LSD personalizzate, riduzione del peso fase 3, così la alleggerisco ancora e la rigidezza la aumentiamo. Poi di qua in corsa, a uno dei due kit freni, quello che volete, tanto è indifferente. Le pastiglie, ovviamente sì, le pastiglie freni da corsa. E di qua, ovviamente il bilanciamento del controllo e freni, sì, perché potrebbe tornare comodo. La sospensione, no, per da corsa personalizzabile, sì. Frizione e volano da corsa, ok. Questo per forza è il differenziale, questo è il differenziale centrale, sì. Rapporto marce da corsa personalizzato, sì. 20.000 crediti ma vanno presi. Ho qui, sì, se volessi fare le Mans, sì, servirebbe anche le gomme da corsa dure e le intermedie. Per chi lo vuole fare, queste due compratele. Io per ora non l'ho preparato, devo essere onesto. L'albero da trasmissione, questo in carbonio, l'ho preso e poi andiamo avanti. Da qui passiamo a quello che è il setup di quello che è Tokyo.
Partiamo con Tokyo, appunto, come si è detto, facciamo solo Tokyo in questo video. Quindi, la nostra gara, e lo andiamo a vedere un attimino. Allora, si parte con le sport dure, regolazione altezza dal suolo, queste sono tutte le regolazioni delle sospensioni, del differenziale, e di qua la deportanza non la si può toccare, regolazione di potenza 95, zavorra 200, ora ne parliamo un attimo, posizionamento zavorra almeno 37, 96 di potenza, 250 punta massima con queste regolazioni qui, di modo da poter sfruttarla non a una velocità massima spettacolare, però abbastanza buona. Regimi elevati, questo sì è importante, perché si guadagna diversi cavalli. Di qua tutto quello che abbiamo installato, controllo e freni meno 2. Allora faccio una pausa per spiegare un secondo come gestisco io il bilanciamento dei freni in relazione a zavorra e distribuzione del peso sul fronte retro. Ripeto, è una mia gestione e non sono presuntuoso a tal punto da pensare che debba essere una legge per tutti. No, anche perché non sono né un meccanico e neanche ci capisco di motori benissimo, per cui il bilanciamento è ancora meno. Però facendo delle prove ho imparato come per il mio stile di guida devo settare queste 2 o 3 cosine, di modo che almeno in Gran Turismo possano andare bene. Ora, se non notiamo, nel caso della Tundra abbiamo messo 200 di zavorra e portata quasi tutta sull'avantreno. Si ottiene un bilanciamento del peso fronte retro 59-41 e quindi sbilanciato non di tantissimo sull'avantreno dell'auto. Ecco che secondo le prove che faccio io e secondo il mio stile di guida, controbilancio la frenata spostandola un po' sull'avantreno, ovvero cercando di renderla il più possibile vicina secondo me al 50 e 50. Ripeto, è un mio pensiero, magari anche del tutto sbagliato, però con il mio stile di guida funziona e quindi lo uso. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Andiamo avanti. Questo è quello che penso io su questo discorso qui. Andando avanti, vediamo che oltre al bilanciamento c'è tutta la parte che abbiamo installato prima. Qui abbiamo la frizione volano da corsa, l'albero da trasmissione in carbonio e di conseguenza quello abbiamo comprato, quello che c'è. Quindi andiamo avanti e vediamo su Tokyo come si fa la strategia. Allora, strategia di gara. Prima di tutto vi dico che ho cambiato la visualizzazione perché con quella che uso di solito non ci vedevo una mazza, non vedevo nulla delle macchine davanti. Infatti mi sono dovuto abituare a questa visuale che non è proprio la mia e quindi non è che mi sia trovato benissimo, però insomma, vabbè, quella è. Allora, diciamo che useremo la mappatura 1 per tutta la gara, senza cambiarla mai, e che faremo un solo pit stop. Ora, le raccomandazioni per i nuovi, ovviamente, perché tanto noi un po' più vecchi le sappiamo già, non dovete tamponare nessuno, non dovete farvi tamponare, non tagliate in fondo al tornante e usate le barriere quanto più volete. Le barriere le potete usare quanto volete. L'importante appunto è nell'ultima curva non tagliatela e non abbattete i birilli. Vedete, facevo delle prove ma non le vedo le macchine davanti, devo mettermi con la visuale davanti, se no non riesco. Questo è, e ho dovuto fare così. Alla fine del giro lo finiamo in quinta posizione a circa 6 secondi da Gallo, siamo a circa 6 secondi. Ora vediamo la velocità massima purtroppo di questa macchina. Quando fa l'ombra vuol dire che c'è qualcuno sulla destra e mi vuole superare, questo l'ho capito, scusate, ma non l'avevo mai visto. Arriviamo a circa 280 di velocità massima in fondo a rete, non una gran velocità, però sufficiente per arrivare poi alla fine a vincere tranquillamente. Vediamo che con l'aiuto delle barriere alla prima curva lo supero e poi mi porto in terza posizione per poi superare anche Cocoburn e ottenere appunto la seconda piazza. Qui attacco Gallo al quinto giro, al quarto giro attacco Gallo e lo supero e quindi comincio a girare con un pochino più di tranquillità, quindi riesco ad andare un po' meglio visto che è una visuale nuova per me. Vi lascio direttamente, vi mando con l'immagine appunto alla fine del nono giro quando mi vedo costretto a entrare ai box per cambiare le gomme. Ora qualcuno di voi proverà senz'altro a finire la gara con le gomme rosse finite, però io voglio girare meglio e quindi sostituisco le gomme e faccio un mini splash di carburante. Usciamo sempre primi, come vedete siamo sempre primi con un bel vantaggio e arriviamo tranquillamente a fine gara. Infatti vi porto a fine gara dove che il giro veloce è stato il numero 11 con 2.08 e 794, sicuramente non un bellissimo tempo ma nemmeno uno dei peggiori. Chiudiamo la gara in 26 minuti e poco più di 45 secondi.
se non mi ricordo male, 25, sì, 26,46 scusate. E non becco manco il bonus di gara pulita perché poi ho fatto un tocco, per cui... Però mi sono divertito una mazza, una cifra con questa belva, no con questa macchina, per cui niente da dire. Ragazzi, è divertente, dai, è divertente come auto. Cambio la visuale, cambio tutto. Per me è cambiato diverse cose rispetto a quella classica. Quindi grazie Leonardo per avermela fatta convincermi a farla provare. Quindi ragazzi, queste sono le immagini dell'auto. Se vi piace il video lasciate pure un bel pollicione. Vi rinnovo l'invito come sempre a iscrivervi al canale per rimanere un po' aggiornati su tutto quello che pubblicherò e per divertirci insieme tra setup eccetera eccetera. Se avete domande, dubbi o richieste inviate pure una mail oppure scrivete sui social, nei commenti, dove volete. Cercherò con i miei limiti ragazzi di soddisfare tutti nel minor tempo possibile. Se le so, se non lo so ve lo dico. Grazie ancora ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Sergionet.